Scoperti i misteriosi cerchi concentrici di pietre sul Monte Sambucaro 17 marzo 2012. Appassionati del mistero dimenticate Rennes le Cateaux, Atlantide, il mostro di Loch Ness, le piramidi di Giza e l'isola di Pasqua o altri enigmi sparsi per il pianeta. La nuova frontiera dell'archeologia misteriosa attraversa 3 regioni italiane. Ed una clamorosa scoperta, fatta quasi un anno fa, ma soltanto ora resa nota, sembra voler far riscrivere la storia del Basso Lazio e dell'Alto Casertano. Misteriosi cerchi concentrici di pietre sul Monte Sambucaro. Si parla già di una Stonehenge ciociara. Ma per capire meglio di che cosa si tratta è opportuno partire dall'inizio. Quando il fotografo Antonio Nardelli, navigando su Google Maps, scoprì qualcosa di incredibile, apparentemente mai notato prima da alcuno sulle pendici del Monte Sambucaro, nel territorio di San Vittore del Lazio Frosinone, a poca distanza dall'abitato montano della Radicosa. Ci troviamo al confine tra Lazio, Campania e Molise. Anzi, ad essere precisi, il punto esatto in cui si incontrano i confini delle 3 regioni è proprio la vetta del Monte Sambucaro, alto poco più di 1200 metri. Le immagini dal satellite hanno permesso a Nardelli di notare una curiosa formazione geometrica, apparentemente artificiale, composta da almeno 7 grandi cerchi concentrici. Il problema era che non si riusciva assolutamente a comprendere che cosa fossero quei cerchi. Soltanto una ricerca sul campo avrebbe potuto risolvere questo primo enigma. Ma una volta giunti sul posto, per i ricercatori guidati dallo stesso Nardelli non è stato affatto semplice individuare le misteriose strutture circolari. Soprattutto a causa della natura del terreno, costituito da pietraie e rocce affioranti. Alla fine i 7 cerchi sono stati individuati su un dosso del versante laziale del monte, a circa 800 m. Quelli che ormai vengono chiamati cerchi concentrici del Monte Sambucaro sono formati da pietre e massi di tutte le dimensioni, accatastati l'uno sull'altro senza alcun uso di malte. In superficie si vedono le pietre più piccole, quelle più grandi si trovano sepolte nel terreno. Le dimensioni sono notevoli. Si pensi che il diametro del cerchio più esterno è di 50 metri. Le 7 circonferenze non sono in comunicazione una con l'altra. Non si tratta quindi di spirali o altre figure geometriche. I solchi tra un cerchio e l'altro sono piuttosto larghi ed in alcuni punti sono profondi anche mezzo metro. Ma forse in passato lo erano anche di più e sono stati riempiti dai sedimenti del terreno. La natura artificiale dell'enigmatico manufatto è inconfutabile. Ma chi l'ha realizzato, quando e per quali scopi? Ed inoltre, è possibile che nessuno li abbia mai notati prima? O forse, come spesso accade, non è stata data la giusta importanza? Attente ricerche in archivi e biblioteche non hanno portato ad alcun risultato. Mentre è emerso che i pastori, che vivono sulla montagna, sono a conoscenza da sempre dell'esistenza dei cerchi concentrici e li attribuiscono ad antiche popolazioni. Qualcuno addirittura ai Sanniti. Ipotesi da non scartare a priori. Visto che su un altro versante del Sambucaro sono ancora oggi visibili resti di poderose mura megalitiche, che gli archeologi attribuiscono proprio a questa popolazione italica. Le testimonianze della popolazione, soprattutto della Radicosa, tendono ad escludere che i cerchi siano una realizzazione recente o comunque moderna. Sembra definitivamente esclusa pure l'ipotesi che li metteva in relazione con gli eventi bellici del secondo conflitto mondiale. Le immagini dal satellite hanno permesso ai ricercatori di notare una curiosa formazione geometrica, apparentemente artificiale, composta da almeno 7 grandi cerchi concentrici. Quindi il mistero rimane. Soprattutto quello relativo all'uso del sito dei cerchi di pietra. Non potevano servire per l'approvvigionamento idrico, nemmeno per la battitura del grano, che non può crescere su quella montagna, o per l'allevamento del bestiame. In pratica non si tratta né di cisterne, né di recinzioni. Ci troviamo forse di fronte ad un luogo di culto? Solo prossime e auspicabili indagini degli archeologi potranno fare piena luce di questo nuovo mistero italiano,
che intanto sta affascinando appassionati ed esperti da tutta Italia. È stato confermato che ne stanno per occuparsene famosi mass media, sia televisivi, che della carta stampata. Articolo di Giancarlo Pava tratto da Segnali dal cielo.